E bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video da Buffalo Records. Allora, oggi vedremo come sbloccare l'iPhone col volto anche con un semplice dispositivo Apple, anche di quelli molto vecchi come un iPhone 4, un iPhone 5, con qualsiasi dispositivo Apple potete usare questa funzione e non per forza con un iPhone X. Quindi per questo video vi voglio fare una premessa, però, che ogni cosa che faremo deve essere comunque seguita bene, perché andremo a disattivare varie funzioni che possono compromettere il dispositivo, non direttamente ma in qualche maniera potrebbero comprometterlo. Vabbè, comunque andiamo in impostazioni e dopo essere andati in impostazioni andiamo in generali. In questo momento dobbiamo andare su accessibilità, poi su controllo interruttori e interruttori. In questo punto ho già fatto tutto io, o meglio l'ho già fatto su tutto, ma comunque vi faccio vedere cosa dovete fare. Vi troverete in questa schermata, aspettate che ve lo faccio vedere direttamente così capite bene. Aggiungi nuovo interruttore, fotocamera, movimento della testa, potete scegliere uno dei due, tasto home, di nuovo sull'altro movimento da che parte avete scelto prima l'altra parte, fotocamera, movimento della testa e poi tasto home, indietro, azioni. E cosa dovete mettere? Aspettate che vi faccio vedere anche in questa maniera cosa ho fatto. Creiamo una nuova azione, nome, assegna un interruttore, movimento della testa verso destra, centro dello schermo, movimento della testa verso destra, centro dello schermo, azioni. Questa azione senza titolo, non c'è bisogno di un nome, indietro. E cosa dovete fare? Dovete mettere come stile della scansione, voi ce l'avrete qui, ma voi dovete mettere scansione a passaggio singolo. Poi durata del tempo voi lo troverete su 2 minuti o 1 minuto e dovete metterlo su 20 secondi. E poi qui dovete metterlo a 1 secondo. Può darsi che ce l'avrete già, però comunque vedete. Poi qui dovete tenere su default. E poi dovete mettere qui, dovete disattivare raggruppa elementi e su gesti salvati, se avete messo un gesto tipo questo dovete tutti toglierli questi gesti, quindi non mettetene nemmeno uno. Poi andiamo giù, abbreviazioni, e selezionate controllo interruttori e in questa maniera, già a questo punto, se io premo 3 volte, 3, potete vedere che io posso fare tutte le cose che voglio. Per esempio, che ne so, vado su, che ne so, impostazioni stesse e faccio un movimento ed esco dalla fotocamera, ma queste sono cose in più che non ci serviranno a noi. Adesso attenzione, vabbè, prima di tutto disattiviamolo. Attenzione, ora cosa dovete fare? Dovete andare semplicemente in Touch ID e codice. Allora, qui voglio fare una premessa che ho già iniziato prima. Qui, come vi ho detto quando ho detto che potrebbe compromettere il dispositivo non direttamente, intendevo dire che qualunque persona abbia potuto accedere al dispositivo se attivate questa modalità. Perché? Perché in questa cosa, per usare quello sblocco, ovviamente dovete togliere il Touch ID, perché se no è comunque necessario il Touch ID, invece non deve essere necessario, e di conseguenza dovete togliere anche il codice. Io l'ho già fatto perché in questo punto bisogna mettere le credenziali, ma voi vi uscirà una schermata dove vi avviserà proprio di questa cosa. E in più
con questa modalità quale sarà il problema? Che se voi lo tenete sempre attivo vi osserverà sempre questa fotocamera, perché lì è l'infrarossi e ti trova la faccia, ma comunque non osserva altre cose, solo la tua faccia riconosce. Qui invece comunque la privacy non è 100% sicura, ma comunque ci sono molte possibilità che lo sia. E quindi cosa facciamo adesso? Usciamo e in questo caso io, se riesco, vi faccio una ripresa. Perciò adesso vi faccio una ripresa per farvi vedere se abbiamo avuto buoni risultati e se ha funzionato questo meccanismo. Allora, scusate se non ho potuto fare la registrazione dello schermo, ma comunque vi posso anche far capire direttamente io come si fa questo sblocco. Semplicemente cliccate 3 volte sul tasto home, e anche allo sblocco lo potete fare, e muovete la testa o verso destra o verso sinistra, oppure muovete il telefono o verso destra o verso sinistra. In quel momento avrete sbloccato il dispositivo, però comunque non è uno sblocco che sblocca soltanto la tua faccia, sblocca tutte le facce in assoluto. Potrebbe sbloccare anche la faccia di che ne so, di una maschera, per dire, perché comunque non la riconosce a infrarossi, ma la riconosce a fotocamera direttamente, quindi non è la stessa certezza. Però se vuoi simulare di avere il Face ID va bene questa cosa, però poi farò forse un video su come usarlo da Cydia. In quel caso bisogna anche pagare oltre a fare il jailbreak. C'è quest'app che si chiama Appellansi, potete trovare anche il tutorial su internet se avete voglia di scaricarla, avete già Cydia e non la conoscevate da prima, ma quell'app ovviamente è molto più affidabile di quanto lo sia questa, anche se lo stesso non è affidabile come a quella dell'iPhone X. Vabbè ragazzi, quindi da JD Ringe, o meglio da Buffalo Records, può essere tutto e ci vediamo a un prossimo video.